il Pantheon, il Colosseo, Trastevere, Piazza Navona. Ma siete sicuri di conoscere davvero Roma? E intendo quella autentica, quella vissuta e abitata dai romani, con le loro tradizioni, le loro abitudini? Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. Dopo qualche mese a Roma ho deciso di realizzare questo video per mostrarvi proprio com'è la vita vera nella capitale italiana. Restate con me fino alla fine del video. Qualcosa sicuramente vi sorprenderà. Prima di tutto, bisogna parlare di una distinzione importante che tutti i romani fanno. Roma, infatti, come ogni grande città, ha due anime e la distinzione che i romani fanno è Roma Nord e Roma Sud. Infatti sembrano quasi due città diverse. Perché? La Roma Nord è considerata un po' più elegante, sofisticata, in cui vivono le persone più ricche, benestanti. E un esempio di questo è il quartiere Parioli. Da qui è nato proprio un aggettivo, pariolino, che in riferimento ad una persona indica qualcuno che si veste sempre in modo molto elegante, con abiti firmati e che cammina sempre con un certo stile. La situazione invece è un po' diversa a Roma Sud, considerata invece un'area più rilassata, con un'atmosfera più popolare, di strada. E spesso la gente che vive qui è definita boro o coatto, che non sempre hanno delle sfumature positive. Chiaramente si tratta di generalizzazioni e non possiamo fare di tutta l'erba un fascio. Cioè non possiamo credere che tutte le persone che vivono a Parioli siano eleganti e ricche e tutte quelle che vivono a Roma Sud invece siano coatte. Ma è un po' quello che si dice a Roma. Ma dove vivono davvero i romani? Roma è una città molto grande, con più di 3 milioni di abitanti. Ovviamente non potete immaginare che tutti vivano a Trastevere. E infatti non è così, perché i romani infatti non vivono accanto al Colosseo o al Pantheon o a Trastevere, preferiscono quartieri più tranquilli, residenziali, periferici. Ma perché? Sicuramente perché affittare o acquistare un appartamento in quelle zone è molto molto costoso. E poi perché il centro di Roma è pieno di turisti, quindi potete immaginare ci sarà sempre troppa confusione e questo non è molto comodo per chi ci vive tutto l'anno. E quindi questo ci riporta alla domanda originale. Dove vivono i romani? Ostia, Centocelle, Tuscolano, Monteverde, Tor Bella Monaca. Non avete mai sentito questi nomi? Probabilmente questa è la ragione. Ma è lì che i romani vivono, portano a scuola i figli, lavorano. Ma com'è la vita a Roma? Quali sono i problemi quotidiani che ogni romano deve affrontare? Innanzitutto potete immaginarlo, il traffico. Pensate che sembrerebbe che in media ogni romano passi un'ora in macchina nel traffico per andare al lavoro. Immaginate un po'. Questo succede soprattutto durante le ore di punta, e cioè i momenti della giornata in cui il traffico è molto più forte, e cioè al mattino quando tutti vanno a scuola o al lavoro e nel pomeriggio quando tutti tornano a casa da scuola o dal lavoro. Altro problema della città di Roma: le buche. Infatti, se noleggiate un'auto a Roma, dovete fare molta attenzione alle strade,
che non sono proprio così lisce, ma hanno delle buche a volte anche abbastanza grandi, quindi bisogna prestare attenzione agli pneumatici. I romani ormai hanno smesso di arrabbiarsi e ci ridono un po' su. Ci sono tanti meme su questo o anche ci scherzano dicendo che alcune di queste buche sembrano delle voragini, e cioè delle buche così grandi che possono risucchiare tutta la vostra macchina. Ma non è finita qua. Un altro problema riguarda il trasporto pubblico. Perché è vero, Roma ha la metropolitana, ma ci sono solo 3 linee. Però non sono sufficienti per una città grande come Roma. Per fare un confronto, le linee della metropolitana a Milano sono 5, a Londra 11, a Parigi 16. Quindi non è davvero sufficiente. Ci sono anche gli autobus, ma sono spesso troppo pieni o in ritardo, anche se la gente a Roma, e io posso confermarlo, sostiene che nel 2025, grazie al Giubileo, la situazione è un po' migliorata. E poi c'è un altro grande problema della città, i rifiuti. Soprattutto nella sera è molto comune vedere i bidoni della spazzatura per strada strapieni, con spazzatura che fuoriesce e che si trova anche sulla strada. E questo, soprattutto in estate, porta ad altri problemi, come per esempio l'odore, poco gradevole. Anche la gente che ci vive è un po' stanca di questa situazione. Le istituzioni stanno cercando di risolvere il problema, ma non è così facile in una città così piena di abitanti e di turisti. Un'altra domanda che i turisti si fanno è: perché a Roma non ci sono grattacieli? Almeno non nel centro storico. Ebbene, effettivamente è così, ma è così perché altrimenti si rovinerebbe l'architettura della città. Infatti a Roma ci sono edifici che risalgono a 2000 anni fa. Immaginate se all'improvviso sorgesse un grandissimo e imponente edificio di vetro proprio accanto al Colosseo, per esempio. L'edificio più alto, il punto più alto del centro storico di Roma è la cupola della Basilica di San Pietro, alta 136 metri. E secondo le regole urbanistiche non è possibile costruire nulla che sia più alto di questa soglia. Se volete vedere Roma dall'alto, potete per esempio andare sul Gianicolo o nel Giardino degli Aranci. Lì c'è una vista mozzafiato e anche molto romantica, soprattutto al tramonto. Ve lo consiglio. Ma a Roma non ci sono per niente i grattacieli? In realtà sì, ci sono, nelle zone più nuove, moderne, come per esempio l'Eur. Qui infatti c'è un grattacielo alto 155 metri chiamato Eurosky, che però pochi turisti conoscono o visitano. Quanto costa vivere a Roma? Allora, sicuramente l'aspetto forse più costoso è l'affitto. Se volete vivere nel centro, affittare un appartamento molto piccolo vi costerà tra i 1.500 e i 2.000 euro al mese. Ma la situazione è un po' più controllata man mano che ci si allontana dal centro, arrivando a pagare forse 700-900 euro al mese. Poi per i giovani studenti o lavoratori è anche possibile condividere l'appartamento con qualcuno, con un coinquilino, la persona con cui dividete l'appartamento e anche tutte le utenze. Che dire poi del cibo? Un caffè, generalmente consumato al banco, costa 1,20 euro nei bar più tradizionali.
Se invece entrate in uno turistico, ovviamente vi potrà costare anche 3-4 euro. Che dire poi della pizza? Una pizza margherita a Roma costa in media tra i 7 e i 10 euro, mentre una cena in una tipica trattoria costerà tra i 20 e i 35 euro a persona. Se passando vicino a un bar o un ristorante sentite parlare molto italiano, entrateci. Molto probabilmente si tratta di un ristorante tipico romano e frequentato proprio dai romani, quindi non troppo turistico. Quali sono invece le abitudini dei romani, quelli veri? Allora, posso dire in realtà che sono simili alle abitudini degli altri italiani. Per esempio, il rito del caffè è sacro. Questo significa che è quasi qualcosa di obbligatorio ogni giorno, ma attenzione, va preso al bancone, senza sedersi e sorseggiarlo per molto tempo, anche perché è un espresso, quindi veramente solo in un sorso. Ancora, altra abitudine dei romani, quella di riposare nel pomeriggio. Questo significa che se andate in zone meno turistiche e quindi fuori dal centro, è molto probabile che negozi, uffici siano chiusi all'ora di pranzo e quindi dall'1 fino alle 3:30, a volte anche le 4. Perché? Perché il pranzo in famiglia è molto importante e poi c'è ovviamente il pisolino. Non è finita qua, però, perché un'altra abitudine tipica dei romani e degli italiani è l'aperitivo, dalle 6 alle 7 della sera. L'aperitivo è un'occasione per incontrare gli amici, bere qualcosa, mangiare qualche stuzzichino. Generalmente si bevono alcolici come lo spritz o il Negroni e si mangiano stuzzichini come patatine, olive, piccoli panini. Che dire poi della cena? I romani, così come la maggior parte degli italiani del centro-sud, cenano piuttosto tardi, sicuramente non prima delle 20. Infatti i ristoranti, quelli non turistici, aprono per cena solo alle 7:30 e dopo cena è d'obbligo fare una passeggiata per aiutare la digestione. E perché no, soprattutto in estate, ci sta anche un bel gelato. Se vi piace scoprire di più della cultura del bel paese, se vi piace scoprire le tradizioni italiane, lo stile di vita, oltre ovviamente agli aspetti più interessanti della lingua, allora vi consiglio di entrare nell'Accademia di Lernamo. Di che cosa si tratta? Si tratta di una piattaforma che abbiamo realizzato con l'obiettivo di aiutare chiunque stia imparando l'italiano a fare pratica ogni giorno. Infatti nell'Accademia trovate innanzitutto podcast in italiano autentico, non semplificato, non rallentato. E non è finita qua. C'è una sezione notizie che vi permetterà di essere sempre aggiornati. Ma come funziona? Ogni settimana riassumiamo le notizie relazionate con l'Italia e ve le spieghiamo parola per parola, offrendovi anche l'aspetto culturale che c'è dietro. E poi ci sono tantissimi esercizi interattivi e PDF scaricabili su qualsiasi argomento di grammatica, di cultura, di vocabolario, suddivisi per livelli. E non è ancora finita. Ci sono anche mini storie che vi daranno la possibilità di leggere e imparare tante parole, espressioni e il nostro personalissimo chatbot di intelligenza artificiale che non è come gli altri, semplicemente perché lo abbiamo realizzato specificamente per insegnare l'italiano. È nato proprio con questo scopo e quindi potete fargli delle domande, potete anche registrare la vostra voce e parlare direttamente con lui.
vi risponderà, vi correggerà in tempo reale, vi darà le spiegazioni e soprattutto vi offrirà i modi più naturali per dire quello che volete comunicare. Cosa state aspettando? Visitate questo link learnamo.com/accademia ed entrate subito nella community. Quasi dimenticavo, per gli abbonati c'è anche un gruppo Telegram dove ci sono anche io, in cui potete scrivere, raccontare dei vostri progressi e incontrare tantissimi altri studenti proprio come voi in tutto il mondo. E invece, dove vanno i romani la sera? Sicuramente non a Trastevere, o comunque non sempre, perché è sempre molto pieno di turisti. Quali sono allora le alternative? Innanzitutto San Lorenzo, un quartiere molto molto giovanile, con pizzerie a poco prezzo, locali molto molto carini. Perfetto soprattutto per i giovani e gli studenti. Ancora, Testaccio, un quartiere molto tradizionale dove ci sono soprattutto locali notturni e discoteche. Sempre a Testaccio trovate anche il mercato di Testaccio, perfetto se volete una cena più leggera con un po' di street food, trapizzini, supplì e così via. Ancora, un'altra zona molto popolare tra i romani, soprattutto la sera, è Pigneto. Pigneto è un'area perfetta soprattutto per gli hipster, quindi chi ama qualcosa di un po' più particolare e vintage, con ristoranti, locali dall'arredamento un po' retro. Quindi se vi piacciono queste atmosfere vale la pena farci un salto. E ancora Ponte Milvio, frequentato soprattutto dai pariolini che abbiamo menzionato prima, vi ricordate? Infatti l'atmosfera è proprio così, elegante, sofisticata, quindi se è questo quello che vi piace, allora vale la pena visitare anche quest'area. E già, a Roma non c'è il mare. Il fiume è molto bello da vedere, ma non è possibile fare il bagno. Nessun problema però. Se mentre siete a Roma cercate una spiaggia, sappiate che è più vicina di quello che pensate. Infatti, a soli 30-40 minuti da Roma trovate Ostia. Ok, magari non è la spiaggia più bella d'Italia, ma è sicuramente molto facile arrivarci. C'è proprio una linea della metropolitana chiamata Roma Lido. Se invece cercate qualcosa di un po' più elegante, potete andare a Fregene, dove ci sono i romani benestanti e quindi anche gli stabilimenti balneari un po' più eleganti, così come anche dei ristorantini molto molto carini. Un'altra alternativa è Santa Marinella, anche se è un po' più lontana, a circa un'ora di macchina da Roma, ma vale molto la pena soprattutto per il mare. Ma se cercate la spiaggia più bella del Lazio e quindi di tutta la regione, allora dovete scendere ancora di più a sud, fino a Sperlonga. Il mare è cristallino e il paesaggio è veramente stupendo, quindi ve lo consiglio. E adesso vi parlo di un aspetto romano molto particolare e che pochi conoscono: i nasoni. Di che cosa si tratta? Sono delle fontanelle pubbliche di ferro sparse un po' per tutta la città. Pensate, ce ne sono circa 2500 e l'acqua che viene fuori dai nasoni è potabile, cioè si può bere, freschissima e gratuita, quindi l'ideale durante le torride giornate estive a Roma. Ma perché si chiamano proprio così? Perché, come potete vedere, hanno la forma di un naso. Pensate un po', esistono dal 1874, hanno più di 150 anni di storia e sono un aspetto culturale molto simpatico della città.
E adesso vi svelo un segreto che solo i romani sanno. Se volete bere da un nasone, ma non volete sporcarvi o bagnarvi tutta la faccia, potete coprire con un dito il buco principale e l'acqua uscirà da un buco superiore, proprio come una fontanella, e sarà molto più facile bere così. Sì, devo coprire completamente, no? Sì, devi attappare sotto. Vai. Vado. Sto vedendo il bagno e arriva la voglia. C'è un problema con il... Forse perché non tappo bene. No, poco devi tappare. Perché Così? sennò esatto. Ah, ok. Perché sennò lo schizzo ti arriva fino a No, io pensavo che non dovesse per niente uscire l'acqua da sotto, ecco perché mi ostinavo. un po' esce perché Ok, fa tanta pressione. ok, ecco perché dicevo, sto sbagliando. Un'altra cosa molto affascinante di Roma sono i gatti. Pensate, la città è piena di colonie di gatti che vivono liberamente tra le rovine antiche. E un bellissimo esempio è proprio il largo di Torre Argentina, dove ci sono tantissimi gatti che vivono liberamente e di solito volontari se ne prendono cura. Sapete una cosa? Questi gatti sono protetti dalla legge italiana e nessuno può spostarli o fargli del male. Quindi non vi sorprendete se mentre camminate per il centro della città vedete delle ciotole di cibo o acqua. Sono destinate proprio a loro. Lo sapevate? Oggi purtroppo non ne vedo, però sarebbe molto... Davvero? Non li vedo. Ah, ok, era nascosto. Ecco un esempio. È molto affascinante vedere i gatti tra le rovine del primo secolo avanti Cristo. Allora, dove è possibile trovare i romani? Come dicevamo, sicuramente nelle zone più periferiche, le cosiddette zone residenziali. Nei bar, nei ristoranti, soprattutto in primavera, in estate, nelle terrazze dei ristoranti, potete sentire i romani parlare animatamente di politica, calcio e a volte anche alzare il tono della voce, gesticolare. Poi ovviamente nei mercati rionali, quasi ogni rione ha il suo proprio mercato e lì trovate davvero i romani che per esempio contrattano per ottenere il prezzo migliore di quello che vogliono comprare. E poi nel fine settimana potete vederli anche nei parchi, seduti alle panchine o a prendere il sole. E che dire poi delle tipiche trattorie romane. Anche in quel caso potete accorgervi sentendo se si tratta di romani oppure no. E se sentite i romani entrate, sicuramente varrà la pena provare i supplì, la cacio e pepe, la matriciana, la gricia, la trippa alla romana in quel posto. Voi potreste pensare: ok, per me Roma ha fascino perché la vedo ogni tanto, è come un sogno, ma ai romani piace davvero? Oppure anche loro la danno per scontata? La risposta è no. Ogni romano ama la sua città. Ma perché? Sicuramente perché Roma ha un fascino indiscusso e non ci si stanca mai di camminare per le sue strade e ammirare le sue bellezze, anche se ci viviamo ogni giorno. E non è finita qua. Roma ha veramente tutto. Il cibo è buonissimo. Che dire poi della cultura? La Sapienza è una delle università italiane più importanti. Ci sono tantissimi eventi culturali legati alla lingua, alla storia, all'architettura, all'arte. Il clima è mediterraneo, quindi non è mai troppo freddo, forse è un po' troppo caldo in estate, però è bellissimo approfittare della bella stagione per mangiare ad esempio sulle terrazze.
E infine, una cosa che personalmente amo di questa città sono proprio i romani e la loro cordialità e il loro essere sempre molto gentili, disponibili, amichevoli. Siamo giunti alla fine del video. Ho un esercizio per voi perché sono curiosa di sapere quanto conoscete il romanesco. Ma prima vi ricordo che se ancora non siete iscritti alla newsletter di Lernamo è il momento di farlo, perché ricevete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, sarete sempre aggiornati su tutti i contenuti che scrivo e che invio sulla cultura, la lingua italiana e, selezionando il vostro livello al momento dell'iscrizione, riceverete anche una storia divisa per episodi e proporzionata al vostro livello, con le avventure dei personaggi, gli esercizi, un ripasso grammaticale, quindi vale la pena. Detto questo, conoscete la lingua di Roma? Vediamo un po'. Cosa significa daje? Daje è una tipica esclamazione romana, la sentirete sempre ovunque. Innanzitutto la si usa solo per enfatizzare quello che si sta dicendo. Ad esempio, dai, andiamo a mangiare la pizza. Oppure la si può usare con il senso di dai, forza, per incoraggiare qualcuno. Adesso, prossima espressione. Cosa significa ammazza? Ammazza è un'esclamazione di stupore, sorpresa, come dire wow, ammazza, che buona questa cacio e pepe. E vedi cosa significa? Vedi è un'altra esclamazione romanesca che indica sempre stupore, sorpresa, qualcosa che ci colpisce senza che ce lo aspettassimo. Per esempio, vedi che bella macchina, o anche da solo. Si è comprato una macchina nuova, vedi. Ancora, bella zii. Questa è un'esclamazione soprattutto comune tra i giovani, è un po' slang. I giovani la utilizzano per salutare i loro amici. Zii sta per zio, ma chiaramente non è davvero il loro zio, è il loro amico. È un po' come dire ciao, fratello, come stai? Quante di queste conoscevate? Fatemelo sapere nei commenti. Io vi ricordo che se cercate la spiegazione scritta di tutto quello di cui abbiamo parlato in questo video, potete visitare il nostro sito web lernamo.com. Lì troverete la trascrizione di questo video più approfondita con gli esercizi interattivi per ripassare alla fine e il podcast che potete scaricare e ascoltare quando e dove volete. Se invece vi piace la cultura italiana, vi consiglio di guardare il vlog che ho realizzato a Bari per vedere un'altra città italiana. Lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Non dimenticate di seguire Lernamo su tutti i social per tutti gli altri contenuti che pubblichiamo lì e io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video. Ciao!